Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio 2023. Ok. Abbiamo la carta della giustizia, amici del Capricorno, carta numero 11. Quando c'è la carta della giustizia si parla di riportare in equilibrio. Molte volte sono necessari dei tagli per ricreare questo equilibrio, però è anche una carta che parla di contratti, che parla di questioni burocratiche che si risolvono. È una carta che parla anche di regolarizzare. Ma andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e sempre nella descrizione ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Partiamo con un 9 di coppe, un 7 di denari, fante di spade, re di bastoni, 3 di coppe, 4 di pentacoli e regina di spade. Dunque ragazzi, diciamo che con questo 9 di coppe si parte da una situazione di appagamento, devo dire. 9 di coppe è sempre una carta di appagamento emotivo, molte volte viene anche associato al sogno che si compie, al sogno compiuto. Abbiamo anche un 7 di denari che è una carta che parla di una certa attesa, di un periodo magari un po' statico, quello della terza settimana di luglio. Il fante di spade può rappresentare una nuova idea, potrebbe anche rappresentare una persona, dopo lo vediamo meglio con i mini tarocchi. È anche una carta che invita al controllo. Adesso ripeto, poi lo andiamo a specificare meglio. Abbiamo questo re di bastoni. Dunque, io qui credo che il re di bastoni sia specificatamente una persona, però se non fosse proprio una persona e per qualcuno fossero energie, potrebbe essere che, considerato che magari quest'idea è un po' acerba, nuova, non c'è ancora tutta questa questo dominio della situazione. Può essere che ci sia stato un risultato arrivato da poco tempo e adesso è un po' come se ci fosse una sorta di attesa per vedere come vanno le cose. Queste tre carte le spieghiamo dopo direttamente con i mini tarocchi. Abbiamo il 3 di coppe, il 4 di denaro e la regina di spade. Allora, ripartiamo dal 9 di coppe. Imperatrice e 3 di bastoni. Allora, qui che sia un progetto a livello familiare, a livello lavorativo magari, o anche solo a livello personale, c'è stato qualche risultato, c'è stata qualche soddisfazione. Con la carta dell'imperatrice si parla di abbondanza, si parla di prosperità, si parla di qualche cosa che cresce. Normalmente è la gestazione o di un bambino o di un'idea o un progetto, quello di cui parlavamo qui prima. E avendo anche il 3 di bastoni, che è una carta proprio di espansione, sento che arrivate da un periodo, insomma, c'è la probabilità, diciamo così, che siate già in un periodo di espansione, perché è il movimento da cui si parte. Andiamo a vedere il 7 di denari. 5 di coppe e 10 di denari. Allora, per qualcuno qui, ragazzi, potrebbe anche essere stato un allontanamento dalla famiglia, perché comunque il 3 di bastoni parla di un viaggio e abbiamo comunque un 5 di coppe che è una carta che parla di perdita, quindi potrebbe esserci stato
un distacco da qualcuno o da qualche cosa. Però avete anche un bellissimo 10 di pentacoli, quindi è come se fosse solo questione di tempo prima di firmare il contratto di cui vi accennavo prima qui con la giustizia, perché anche il 10 di pentacoli è una carta che parla di contratti, parla di risultati raggiunti, parla di doni, di eredità, di premi, di soldi che arrivano per molte persone. Però è come se doveste lasciarvi indietro qualche cosa con questo 5 di coppe. Tenete presente che non si può fare tutto nella vita, certe volte bisogna scegliere insomma, anche la carta della giustizia vi dice che per riportare in equilibrio i piatti bisogna tagliare qualcosa. Andiamo a vedere la principessa di spade. Abbiamo un 2 di bastoni e la carta del mondo. Sì, io credo che qui ci sia di mezzo uno spostamento. Potrebbe essere un viaggio, ma considerato che c'è il mondo, credo che sia proprio uno spostamento a livello di o residenza abitativa o residenza lavorativa. Per qualcuno si tratta anche di un viaggio veramente di lunga distanza e per pochi nello specifico è un viaggio nei paesi caldi o un trasferimento, meglio detto, nei paesi caldi. Però ragazzi, questo fante di spade con il 2 di bastoni al contrario vi dice che avete bisogno di lavorare ancora su questo progetto. C'è ancora bisogno sì, controllare bene certe cose. Per qualcuno può essere il ricongiungimento con un figlio, vi dirò. Se siete voi che abitate all'estero, o magari il figlio che abita all'estero, ci potrebbe essere un viaggio o perlomeno l'organizzare un viaggio per l'incontro. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo un 4 di spade e un cavaliere di pentacoli al contrario. Mm. Allora, io credo che qui la questione sia c'è qualche cosa a livello economico che vi impedisce di fare questo movimento, di dare il via a questo progetto. Può essere che non ci sia ancora veramente un progetto scritto, che sia ancora solo un'idea, può essere che ci sia bisogno di un investimento iniziale. Se è un viaggio sicuramente ve lo dovrete pagare, però qui ho l'idea che manchi quel qualche cosa per riuscire a portare a compimento questo progetto. Andiamo a vedere il 3 di coppe perché poi il 3 di coppe è una carta di festeggiamenti, quindi è come se un risultato arrivasse. Andiamo a vedere. Luna, sole e appeso. Guardate, la prima cosa che mi ha colpito di queste carte, qui abbiamo blu, giallo e rosso e qui abbiamo blu, giallo, verde e rosso. Però sembra la sua carta. È come se ci fosse una sorta di ehm, coesione, se vogliamo, con il gruppo di persone che è intorno a voi, come se gli amici vi supportassero comunque in tutto questo, anche se voi comunque avendo la luna e avendo l'appeso, eh, diciamo, avete bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista. La luna è sempre quella carta che vi parla di proiezioni, quindi probabilmente la cosa è giovane perché vedete solo una parte del progetto. Però avete anche il sole, avete lo yin e lo yang, scusate, lo yin e lo yang, l'energia maschile dell'azione e l'energia femminile della ricezione. E qui appunto è come se doveste ricalibrare le cose, ma in effetti avete la giustizia. Però in questo senso sento che potrebbero esserci degli amici o comunque un gruppo di persone vicino a voi che potrebbe incoraggiarvi, darvi il giusto sprint. Andiamo a vedere il 4 di denari. Wow, 7 di pentacoli nuovamente e l'eremita. Ragazzi, sia il 4 di pentacoli che il 7 di pentacoli sono due carte statiche, di energia statica.
È come se vi dicessero che è questione di tempo. Cercate di lavorare con quello che già avete. Quando c'è l'eremita si parla di viaggio interno, normalmente, ma vedendo l'andamento qui potrebbe anche essere un viaggio esterno. È come se vi dicessero fate un poco per volta, realizzate un pezzo per volta del vostro progetto. Anche se poi voi avete il risultato che è a 100, quel 100 si raggiunge facendo un giorno 1, un giorno 2, un giorno 1, un giorno 3, un giorno di nuovo 2, un giorno 1, 1, un mattone alla volta. E soprattutto quello che mi viene da dire è che con il 7 di Pentacoli, che è la carta della pazienza, dell'attesa, in realtà pazientare vuol dire rimanere fermi con un'attitudine positiva, però, diciamo, rimanendo ben certi che il risultato arriverà, che è solo questione di tempo. Andiamo a vedere la regina di spade. Io sento che qui c'è qualche tipo di distacco nei confronti di un progetto, di una famiglia o di una persona in particolare, però qui troverete come un supporto in un altro ambiente. 8 di pentacoli e asso di spade al contrario. Ragazzi, qui vi dicono di mettervi a lavorare ancora più duramente al progetto. La carta dell'8 di pentacoli è una carta che indica costanza, meticolosità, precisione. E la regina di spade ha anche una carta che invita a fare i progetti. E di nuovo è una carta che con la sua spada taglia quello che non serve più. La regina di spade è arrivata dove è arrivata perché semplicemente è una persona fredda, che non si fa scrupoli a tagliare situazioni o persone che non servono più per la sua evoluzione personale o lavorativa che sia, dipende da come la lettura risuona con voi, ragazzi. Intanto vi dico che le letture del secondo semestre del 2023 sono già uscite, sono online, le trovate nella playlist del canale nell'oroscopo annuale stagionale e la promozione è valida fino al 31 di luglio 2023. Se volete sapere qual è la promozione potete ascoltare l'oroscopo dell'amore e gli affetti del secondo semestre. Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia ancora. Wow, abbondanza, una nuova visione e guarigione. Wow, sì, l'abbondanza la vedo qui con l'imperatrice, ragazzi. È un po' come se vi dicessero di condividere la vostra abbondanza, di avere, tra l'altro questa è di nuovo la carta dell'appeso e qui ce l'avete già, di vedere le cose proprio da un altro punto di vista, di risorgere, di non fissarvi neanche troppo in pensieri pesanti o di perdita o di carenza, cioè mandateli via. Come vi dicevo prima, focalizzatevi su quello che già avete. Nella medicina olistica, quando si parla di guarigione della persona, se ci fate caso, qui c'è mente, cuore e corpo. È un po' come se fossero segnate diciamo, i tre componenti dell'umano, no? Nella medicina olistica si considera tutto, quindi questa potrebbe essere la psicologia, questa potrebbe essere la medicina occidentale, questa potrebbe essere la spiritualità intesa, diciamo in modo tradizionale, potrebbe essere intesa come la filosofia di vita o il culto religioso, mentre nel olistico, nel settore olistico, tutte e tre queste cose costituiscono la persona. Quindi un approccio olistico è proprio un approccio che, diciamo, tiene in considerazione tutte e tre queste sfere della persona. Quindi si tratta di guarire ogni singolo settore, sia la parte mentale, che corrisponde alla polarità maschile, sia la parte del cuore, che corrisponde alla polarità femminile, sia la parte del corpo, che in questo caso ce l'avete come appeso. Wow, bellissima interpretazione questa carta della guarigione, cari amici del Capricorno. Andiamo a vedere un oracolo ancora per terminare la lettura.
carta numero 26, felice, felice. Ma io vi sento così, avete tutte carte molto belle comunque, amici del Capricorno. Si tratta di definire meglio gli obiettivi, si tratta di vedere le cose da un altro punto di vista, mettere in armonia quelle che potrebbero essere le forze dello yin e dello yang, come diceva qua. Carta numero 26, magari per qualcuno è importante, fate attenzione al 26 del mese. Carta numero 25, girare in tondo. Guardate, in realtà questa è una spirale. Quindi sì, in effetti sembra di girare in tondo, ma in realtà la spirale o porta su o porta giù. In realtà è come il percepire di essere fermi, però è come quello che avevo detto prima, no? Alla fine il 100 si raggiunge con l'1 più 1 più 1. Carta numero 25. Ho la sensazione che la fine del mese potrebbe essere interessante. E poi abbiamo la carta numero 44, il pensatore, ve la metto qui perché è un 4 di pentacoli anche questo, quindi 444. E è proprio una carta che invita alla riflessione, c'è anche l'eremita qua che mi piace. È proprio una carta che mi invita a pensare, a riflettere, soprattutto ad osservare. Quando c'è la carta dell'eremita è perché avete già, diciamo, maturato un numero sufficiente di esperienze per riuscire ad affrontare il passo successivo. Avete già tutto il bagaglio di informazioni di cui avete bisogno, insomma. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere poi come vi risuona la lettura. Spero che comunque vi sia stata utile. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, un'iscrizione, una condivisione e se volete sostenere attivamente il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è un semplice sostegno al canale, mentre la fascia di prezzo più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, giusto per fare una specifica, una precisazione, il percorso individuale è un percorso cucito sulla persona. Si vanno a, diciamo, elaborare, si vanno a identificare quelle che sono le credenze che ha la persona che limitano il percorso evolutivo. Mentre per quello che riguarda i temi trattati nei video degli abbonamenti, diciamo che il settore individuale è una piccola parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti, ok? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!